Ciao, sono Valiel e voi state guardando Vali TV, il posto migliore dove trovare ispirazione e consigli pratici sul canto per esprimervi al meglio con la vostra voce. Oggi facciamo una vocal coach reaction su una cantante filippina che mi avete consigliato, di cui si parla molto, che si chiama Morissette Amon o Amon, non so bene quale sia la pronuncia. La guardiamo questo pezzo che si chiama Rise Up. You're broken down and tired of living life on a merry-go-round, and you can find a fighter, but I see it in you, so we go work it out. Move Wish mountains, 1075. we can work it out. Move Belle note in voce di testa, mountains. I'll rise up, I'll rise like a day, and I'll rise up, I'll rise unafraid, I'll rise up, and I'll do it 1,000 times again. And I'll rise up, I like the waves, I'll rise up, in spite of the ache, I'll rise up, and I'll do it 1,000 times again. For you, for you, for you, for you. The silence isn't quiet, and it feels like it's getting hard to breathe. And I know you feel like dying, and I promise we'll take the world to its feet. Move mountains, we can walk it out. Move mountains. Lo fermo un attimo, ecco, ci sono un bel po' di cose da dire. Intanto una voce super occidentale, nel senso proprio della tradizione soul, no? Quindi R&B americana. E il suono è molto bello perché quando scende ha comunque questo suono bello corposo con dei bei bassi, quando sale riesce comunque a trovare un bel timbro che non sia appunto stridulo, che non sia troppo pesante, quindi devo dire che per quello che abbiamo sentito dovunque si muove nella sua estensione il suono è molto bello, molto gradevole. In più ha fatto un sacco di vocalizzi, un sacco di passaggi, di cambi, avete sentito quelle parti, questi che dove ci siamo fermati, che sono in voce di testa, un sacco di note in soffiato, un falsetto, e poi insomma un uso interessante delle dinamiche, quindi non è assolutamente un modo di cantare piatto, ma anzi molto dinamico. E vorrei dire che lei sta cantando da seduta e non sta facendo una piega. Adesso non so cosa succederà in questo pezzo, però già quello che ha fatto fino adesso con questa facilità, perché ci sono moltissimi passaggi, bisogna articolare moltissimo per fare tutti questi vocalizzi, è stata veramente molto precisa. Andiamo avanti. Again, for you, for you, for you, for you. All we need is hope, and through that we have each other. And for that we have each other. Oh. We will rise, we will rise, we will rise. Oh. Wow! We will rise, and I'll rise up, I'll rise like the day, I'll rise up in spite of the ache, and I'll do it 1,000 times again. I rise up,
bravissima, I rise up in spite of the ache, and I'll do it 1,000 times again. wow, qui da seduta sta facendo tutto questo. For you, for you, for you. Wish Exclusive on Wish 107.5. Caspita, davvero brava. We will rise again and again and again. È bravissima, ragazzi. Per cantare questo genere, con tutti questi vocalizzi, tutti questi cambi, questi passaggi, bisogna avere una grandissima agilità vocale, essere molto precisi, perché veramente un attimo fare un vocalizzo e diciamo andare a parare un po' dove capita. Lei è stata veramente precisissima, grandissima facilità in tutto quello che fa. Vi porto indietro a vedere qualche cosina di interessante. Allora, il suo timbro è molto particolare, nel senso che timbricamente non mi ricorda nessuna cantante, però nel suo modo si riesce a intravedere quali sono stati i suoi ascolti, quali sono le cantanti che l'hanno influenzata di più, e sicuramente tra queste cantanti c'è la grande Whitney Houston, no? Una cosa che lei fa e che appunto mi ricorda la grande Whitney è questo attacco in growl, lo fa in più punti durante la canzone. Adesso ne sentiamo uno. È un attacco molto aggressivo, lo fa anche molto Christina Aguilera, però diciamo che in questo stile è molto molto efficace se uno vuole dare un po' di grinta alla canzone, vuole sottolineare determinate parti. Un'altra cosa che mi piace della sua voce e che vi voglio fare sentire sono questi spaccati, quindi questi punti dove sembra che la voce si rompa un po'. Vi faccio sentire che cosa intendo. I know you feel like dying. Sentite che la voce sembra proprio che si rompano, che faccia un singhiozzo. Ecco, queste cose sono cose più naturali. Una voce può averle o non averle, non sono cose volontarie come invece l'attacco in growl che abbiamo visto prima. E adesso vediamo queste due cose insieme, perché c'è un punto in cui lei usa prima questo attacco, quindi viene fuori questo tipo di attacco naturale molto bello, e poi dopo utilizza il growl. Il primo thousand c'è uno spaccato della voce e il secondo thousand un attacco in growl. And I'll do it 1,000 times again. E poi una nota fantastica. Allora, questa cantante è bravissima, molto giovane, sicuramente per la sua età fa cose straordinarie. Anche il suo uso del vibrato è fantastico, favoloso. Ci sono appunto dei punti in particolare dove mi ricorda ancora una volta la grande Whitney. Quindi una bravissima cantante, una bellissima voce, e poi così giovane. Io potrei supporre che lei magari avesse studiato pianoforte, perché riuscire a cantare da seduta delle note così alte, fare dei passaggi così complicati senza fare una piega, ecco, mi potrebbe far pensare che è abituata a cantare e suonare insieme. E ascolterò sicuramente altri brani di questa cantante se vorrete consigliarmeli, oppure consigliatemi nei commenti quali sono i cantanti di cui volete le prossime mie vocal reaction. Se volete un'analisi vocale personalizzata da me per capire quali sono i punti forti e i punti deboli della vostra voce e capire quali sono i passi da fare per portarla al prossimo livello, allora seguite il link che vi lascio qui sotto in descrizione e anche qui. Grazie come sempre per avermi seguito, tanti baci a tutti voi e al prossimo video.